Bringing the instrumental Rasta. Siamo in Sri Lanka, un paese meraviglioso e fin troppo sconosciuto. Esotico e affascinante, un po' come noi. Lasciateci presentare. Questo è Ludovico, lo troverete sempre con la camera in mano e un sacco di polo di diversi colori. Questo sono io, il più bello tra l'altro. Questo è Daniel, sta cercando un posto al Grande Fratello, e infine abbiamo Stefano, che ha imparato da poco a usare una videocamera. Siamo un gruppo di filmmaker, documentaristi, fotografi, influencer e viaggiatori. Raccontare i viaggi è il nostro lavoro e questa volta abbiamo deciso di farlo in un modo particolare, con le facce convinte di sapere quello che facciamo. L'obiettivo di questa missione è donare uno scuolabus al villaggio di Bawale, gestito dall'associazione Lo Specchio dei Tempi, della stampa, dove vengono ospitate delle ragazzine vittime di abusi. Il villaggio si trova nell'entroterra dell'isola, distante da qualsiasi centro abitato. Qui ogni mattina le ragazze devono percorrere lunghe distanze a piedi o in tuk-tuk per raggiungere la scuola. Durante questo viaggio raccoglieremo, tramite donazioni, i fondi necessari per acquistare lo scuolabus, chiamato Mini Magic Bus, giallo color scuolabus, e lo doneremo alle ragazze del villaggio. Nel frattempo faremo un giro per lo Sri Lanka, andando alla scoperta di questo paese. Sarà un viaggio incredibile in un paese verdeggiante, splendido, dove piove sempre, specie nella stagione dei monsoni. E quando ci siamo andati? Nella stagione dei monsoni. Parlando con i locali abbiamo scoperto che una pioggia del genere non avveniva da 3 anni. Guarda un po' il culo. Ma per loro è una gran fortuna, dato che in Sri Lanka c'è un gravissimo problema di siccità. Le buone notizie sono 2. La prima è che non dovrebbe durare molto. La seconda è che tanto siamo attrezzatissimi per queste emergenze. Sta andando proprio a caso. Ma cosa si... Ma non sa cosa sto facendo. Ma questo sì. No, prima provali. Proviamo. Oh! Vabbè, quasi, dai. Il motore poi è un casino. No, aspetta, facciamo gli stessi problemi sulla lancia Y. No, veramente. Te lo giuro, devi tirare, tiralo. Io per... Prova, sì, prova. Dai. Vedi che dovevamo portarci MacGyver. Vabbè, scusa, facciamo così, manuale. Vai! Andiamo, dai! La cosa bella di un viaggio all'avventura è che in un modo o nell'altro i problemi si risolvono sempre. Male, ma si risolvono. Siamo fradici, abbiamo passato 20 minuti a capire come funzionava. Abbiamo deciso di andare comunque perché stare in mezzo alla strada è più pericoloso che non avere tergicristalli, quindi abbiamo scelto il male minore. Questo te lo dico poi tra un quarto d'ora se è il male minore. E siamo pronti a dare via al nostro viaggio che parte da Sigiriya. Sigiriya è il più importante sito archeologico dello Sri Lanka e contiene le rovine di un antico palazzo reale, costruito nel 500 d.C. È un patrimonio dell'umanità ed è una grande attrazione per i turisti. Tanti turisti. È una grossa e imponente roccia, immersa dentro una pianura le cui origini sono leggendarie, ma il paesaggio è incredibile ed è anche incredibilmente difficile salire in cima. A Sigiriya scopriamo che i meteorologi cingalesi ci hanno azzeccato. Smette di piovere e possiamo cominciare il nostro viaggio immersi nello Sri Lanka, nel verde e nelle strade tortuose. A mountain boy, there he walked the line.
sotto la guida del nostro impavido autista Cécile. Ogni dosso, ogni curva, ogni tutto è pericolo morte. Cioè... Mettiti la cintura. Quale? Durante i lunghi momenti di noia del viaggio controlliamo il materiale prodotto dai ragazzi e Stefano ha capito che è meglio usare il cellulare piuttosto che la reflex. Mentre ci ha anche fermato la polizia, ma come al solito Ludovico ha salvato la situazione con la classica stretta di mano, sei proprio un signore. High five. Ok ragazzi, siamo salvi, la Farnesina non dobbiamo chiamarla. Thank you Cécile, thank you. E dopo essere sfuggiti all'arresto, possiamo procedere verso il nord dello Sri Lanka, Jaffna. Jaffna è stata, fino a qualche anno fa, teatro di una sanguinosa guerra civile che ha segnato lo Sri Lanka. Il conflitto, durato 25 anni, ha visto scontrarsi il governo del paese con l'organizzazione Tigri Tamil e ha causato la morte di circa 100.000 persone. Il conflitto è terminato da poco e l'atmosfera che si respira è surreale. Sembriamo gli unici che passano da qui. Prima di prendere il traghetto che conduce dall'altra parte dell'isola, decidiamo di fermarci per fare un giro a piedi ed è così che inaspettatamente una famiglia locale ci invita a casa loro. Curiosità nel nostro arrivo, infatti ci guardano e si mettono la mano sul viso perché sono timidi, ovviamente si vergognano. Look like a top model. Gli ho chiesto il nome, ovviamente in inglese non lo capiva, quindi abbiamo usato un traduttore. Il traduttore dal tamil all'italiano, questo è il suo nome. Manor Rani. Ok. Cerchiamo di comunicare come possiamo, ma alla fine per farlo basta un gesto o un sorriso. Bellissima storia. Vorrei parlargli ma devo usare il traduttore per qualsiasi cosa. Esatto, però è figo. Come si scrive? Adesso cerco come si scrive bella casa. Daniel impara anche a scrivere il suo nome nella sabbia. Dani. Good. You? E dato che non riusciamo a lasciarglielo, gli doniamo almeno una Polaroid. From the magic bus to you. It's okay? You like? Viaggiare è un dare e avere. Per noi potrebbe sembrare scontato, ma qui potersi vedere impressi su una pellicola sembra quasi un miracolo. No? Non è che qua in queste zone si appendono i morti? Ci hai pensato mai? No. Noi abbiamo regalato fotografie in tutto il mondo, magari si appendono le foto dei morti. Ah, boh, chi lo sa? Ci invitano allora in casa, vuota, spoglia e spartana, ma allo stesso tempo un rifugio sicuro e soprattutto un luogo tutto loro. Ah, vabbè, ma niente fa. Casa mia è più casino, non vi preoccupate.
Capito? Ci ha chiesto se vogliamo mangiare qua. Ci vuole invitare a cena? Ha visto troppo in forma. Ma perché cosa sta succedendo? Non ho capito. Sì, prima ci ha chiesto se volevamo mangiare. Grazie signor, grazie dell'invito. Abbiamo il traghetto. Prossima volta non mancheremo. Va bene? Va bene, sì. Grazie comunque. Va bene. Ciao signor, arrivederci. Dopo il tragico passato, la vita riprende e nulla al mondo può cancellare i sorrisi sui loro volti, seppur pieni di malinconia. Times like these, forgive and remember, it's the only way to see what is real. To be free, to be free. You want it only your way. Otherwise, you said you couldn't stay. You're so unsure of who you are. You turn something good into playing games. And all the tangles of our past are smoking. Ed è immersi in questi pensieri a bordo del nostro Magic Bus che decidiamo di fermarci per strada ad ammirare il paesaggio e a scattare qualche foto. When you're me, times like these, forgive and E il traghetto? Ah già, il traghetto! Il traghetto, beh, anche chiamandolo traghetto, alla fine lo perdiamo. Colpa di tutti questi influencer. I'm free. 'Cause Ma non fa nulla, perché alla fine ci godiamo il tramonto e va bene così. only way to be when you're me. Times like these, forgive and remember. It's the only way to see what is real. To be free, to be free. To be free. Se c'è proprio qualcosa che non puoi evitare qui in Sri Lanka è visitare qualche tempio. In Sri Lanka viene praticata un'ampia varietà di forme religiose. Ci sono infatti buddisti, induisti, musulmani e cristiani. A Jaffna e nel nord del paese la religione predominante è l'induismo. Siamo al Nallur Kandaswamy, nel più grande tempio indù dello Sri Lanka. È una struttura maestosa nella quale i pellegrini e i fedeli si ritrovano a pregare e a spaccare noci di cocco su tronchi d'albero. When the sky said the winter time is coming. Al suo interno è vietato fare sia foto che riprese video ed è per questo motivo che decidiamo di filmare solo l'esterno, perché viaggiare significa essere curiosi e scoprire, ma sempre nel rispetto delle tradizioni locali. E anche perché qui le multe sono salatissime. It's Tuesday night, it's 3 a.m. I ought to be asleep. If only I could tell you all about the dreams I keep. Oh, about the dreams I keep. Dove ha parcheggiato Cecile, raga? Ah, ok, trovato, a posto. Ok, andiamo. Wasted all the day. I turn it all around if I could only hear you say that you. Questo in effetti è un momento speciale del nostro viaggio perché Gabriele ha fatto pace con Cecile. Ieri hanno avuto un dibattito perché lui conosceva la strada e Gabriele ne conosceva un'altra. Solo che Gabriele in Sri Lanka non capisce un cazzo di Sri Lanka. Cecile c'è nato e c'è vissuto. E lui si è incazzato perché doveva girare di là, devi girare di qua. Alla fine Cecile aveva ragione, Gabriele è muto. Avevamo tutte ragione. E Cecile non gli voleva più parlare. Risolta questa contenziosa, quanto mai grave disputa, proseguiamo il nostro viaggio e andiamo a Dambulla. Se il nord del paese è prevalentemente induista, il 70% della popolazione dello Sri Lanka segue la dottrina buddista. Oh, guardate un po', un altro tempio.
Il Tempio d'Oro di Dambulla è caratterizzato dalla presenza di una grossa statua di Buddha, tutta interamente d'oro, e da una serie di grotte poste in cima alla montagna. Il problema è che qui nessuno ci aveva detto quanto fosse alta la montagna. Stiamo iniziando la giornata con 50 gradi, 90% di umidità e 300 scalini. Perché la santità è così difficile da ottenere? No, vabbè raga, sto sudando dal menisco, com'è possibile? Ho le ossa che sudano, chiamate subito qualcuno, oddio! E dopo aver percorso un sacco di scale e sudato un sacco di vestiti, finalmente arriviamo. La leggenda narra che le grotte furono trasformate in tempio da un tizio di nome Valagambahu, antico re del paese, che era stato esiliato da Anuradhapura. Che cos'è Anuradhapura? Ve lo spieghiamo. Anuradhapura è una delle antiche capitali dello Sri Lanka e la parte vecchia è circondata da imponenti monasteri che ricoprono un'area di oltre 40 km quadrati. Si tratta di antichissimi templi e anche gli stessi monaci sono millenari, ma non ti chiedono €1 per fargli la foto. Ma oltre ai monaci è possibile incontrare un sacco di gente che prega, che pulisce i templi per mantenerli perfetti e soprattutto un sacco di scimmie che infastidiscono chi prega. Ma fortunatamente i cingalesi hanno un modo tutto loro per rapportarsi con le scimmie. Per rassicurare tutti gli amanti degli animali, tra cui noi, diciamo che le scimmie non è che vengono cacciate e vengono uccise, vengono solo allontanate perché potrebbero dare fastidio sia a chi prega che rovinare insomma cerini, e soprattutto sporcare, esatto. Cioè, se non ci fosse Ludo questo video sarebbe veramente ignorante. Sì, sarebbe solo ignorante. Aia! No! Mi tieni Daniel le cose? In Sri Lanka c'è una legge che prevede che tutti i veicoli appena immatricolati debbano essere revisionati prima dei 1000 km. Così, visto che siamo in città, ne approfittiamo per lasciare il bus da un meccanico. Tanto non ha nessun tipo di problema a parte i tergicristalli e le cinture di sicurezza. E mentre il nostro scuolabus è parcheggiato nelle mani di un meccanico cingalese, ne approfittiamo per andare a mangiare qualcosa. Ma il problema è come arrivare al ristorante. In Sri Lanka, infatti, i mezzi di trasporto pubblici sono un po' particolari. Noi pensavamo di aver trovato un ristorante, ma in realtà non l'abbiamo trovato, non ci piaceva. E ne abbiamo trovato un altro molto carino. Stiamo cercando di capire se questi con il tuk-tuk sanno dov'è e possono portarci. È l'unico ristorante della città e non sanno dov'è. Quando loro ti dicono di venire, cioè nel senso tu chiedi un'informazione, loro assolutamente sanno sempre dove andare, anche se non lo sanno. E quindi cosa fanno? Si chiamano a vicenda per chiedere dove sono i posti, ma non hanno neanche voglia di guardare la mappa. Allora noi sul tuk-tuk ci siamo e questo È già importante. è già importante. Adesso vediamo se sa dove portarci. Siamo a casa di qualcuno. Abbiamo scelto un ristorante a caso, ma stiamo rovinando perché le persone vengono qui per stare tranquille. E siamo 7 noi. Drink, we have a Sprite, Coke, Halika, water. No beer? No beer. Allora Viaggiare vuol dire soprattutto provare tutti i gusti locali. Carne, riso, spezie, tutto ciò che viene messo in tavola può essere contemporaneamente nocivo o delizioso. Prendilo, scusa, assaggialo, vedi se ti fa. io non voglio star male. Se ti ammali, almeno ti ammali solo tu. Ma dividiamocelo. Vai, prendilo. Dai,
nessuno sa cosa ha preso da mangiare, intanto tutti mangiamo. Questa è la storia la cosa più valorosa del mondo. Ed è bello anche perché, nella maggior parte dei casi, non sappiamo né i nomi né cosa ci sia dentro. Vegetable roti. Thank you. Vegetable con la G. Allora, questo è il rotti, ovvero questa piadina tutta torcigliata con dentro pollo e verdure. Questo è cotturotti. Il cognome, il nome è Franco. Rotti, è tutto cotturotti. Qua ce l'hai tutti e due, guarda, puoi farli vedere bene. Cottu, no, rotti e cottu. È sbagliato perché questo è rotto e questo è cotto. Ragazzi, è buonissimo. Ma vuoi mangiare invece di farti selfie? Ma soprattutto quando si viaggia, si è lontani da casa e si è stanchi, affamati e non ce la fai più a mangiare riso e verdure bollite. Ah, cosa c'è di meglio di un pollo fritto con patatine e Coca-Cola, hamburger e altri hamburger? Finalmente si mangia un po' di pollo. Adesso non c'hanno gli hamburger, vedrai. I chicken burger non ci sono. Please. Però dopo giorni di noodles, riso, noodles, ci sta alla grande. Felici e con lo stomaco pieno andiamo a riprendere lo scuolabus e continuiamo il nostro viaggio verso il Bauale. Ma prima dobbiamo fare una deviazione che riguarda una promessa. 5 anni fa ho viaggiato per tutto lo Sri Lanka. Vabbè, mi hanno chiesto in poche parole di fare una foto, che sarebbe questa, e di spedirla al loro indirizzo, me l'ha scritto il tizio, che sarebbe questo: Ramakrishan Adikoya. Vabbè, io poi tra una cosa e l'altra non l'ho mai fatto, sperando un giorno di riuscire a venire qua e portarglielo di persona. Quindi secondo me questo è il momento perfetto. Vediamo se riusciamo a fare una bella sorpresa. We come back in 1 hour? 1 hour, come back. We stay here? We give you the picture now. SD card, Yes, iPhone, yes. iPhone, Email. email. Yes. Kumar is my email. Send. Yes. 2 pictures. Ok. Yes. 1 hour. 1 hour? Yes. Okay. 1 hour they are ready. Complete. Ok. Complete. Sure. Sure. Tornare fra un'ora. Secondo me ha detto. No, Secondo me ha detto che se gliela dai adesso tra un'ora te la dà. ha fatto così. Anche a me ha fatto così. Do you know this place? 95 kilometers. Ok. Hello. Thank you. Wow. Saranno contenti. Ok, astuti. Ok, very good job. Hai fatto? No, cioè non ci potete credere, è una figata senza senso. No. Ma che figo, bellissimo. Cioè stupendo. Bella. Stupenda sta cosa. Vabbè, la foto non è granché, ma la storia è figa. Bellissima. Andiamo in mezzo alle montagne, va? E dopo esserci tutti meravigliati di una foto incorniciata, possiamo iniziare una nuova missione nella missione. Un viaggio nel viaggio. Siamo pronti a percorrere le strade di montagna in cerca di Ramakrishan, un signore conosciuto 5 anni prima su un treno in mezzo allo Sri Lanka. Come indizio non abbiamo che un foglietto di carta con il suo nome e una vaga idea di dove si possa trovare. Non ci resta altro, se non la speranza che possa essere ancora lì. Ma questo è il bello di ogni viaggio. C'è sempre qualcosa di nuovo,
un imprevisto. Le strade si stanno restringendo sempre di più. È come le nostre strade bianche. Noi ci stiamo intrufolando con l'autobus. Stiamo arrivando, Ramakrishan. Ma anche montagne che si fanno sempre più strette, perché giustamente prendere con l'autobus stradine strette di montagna ci sembrava un'ottima idea. Aspetta. Ora. Cioè, hai la cartina? Dov'è la cartina? Fai vedere la cartina, chi ce l'ha? Vediamo se si riesce a capire. Noi siamo da qualche parte qua. E il tizio abita a Houghton, qua. A Dicoia. A Dicoia. Sta passando un camion. E ora non ci passiamo però. Qua non ci passa di sicuro. Vabbè, che facciamo? Io prenderei un treno, qua se ci blocchiamo rimaniamo fermi per tutta la vita. Vediamo se c'è una stazione. Treno percorre 10 km in 30 In minuti. un'ora fa 20 km. Allora, 20 10 km fa diviso vai 30. 20 km all'ora, fa 20 km all'ora di velocità. 20 km all'ora. Scusa, 10 km. Ipotenusa di 65. Dopo ripetuti calcoli abbiamo capito che fa 20 km orari, perché se in mezz'ora ne fa 10, in un'ora ne fa 20. Avviciniamo sempre di più. Allora! Can be again. You're just like a fire blown out by the wind. Attraversare lo Sri Lanka richiede pazienza e il treno è il mezzo che più riesce a descrivere questo concetto. È lento, scassato, sgangherato e pericolante. È un mezzo in cui non si riesce mai a trovare un posto a sedere, un po' come su Trenitalia. La differenza è che qui i treni almeno sono puntuali. Si attraversano rigogliose piantagioni di tè, ci si sporge dal finestrino, si conoscono i passeggeri del luogo, si chiacchiera e ci si sporge dal finestrino, si canta e si ammira il panorama sporgendosi dal finestrino. And then we buy greeting cards. We don't know Tutto diventa una scusa per fermarsi un attimo e riflettere su ciò che sta succedendo, sul percorso, riposarsi e ammirare ciò che ci circonda, ovviamente sempre fuori dal finestrino. Is this Ella? Ella? No. Yeah, no, we are past L. You passed Ella? Yeah. No. Yeah, we are coming from L. This train is coming from L. Are you sure? Yeah. It's going to Aputale. Aputale better than? Bye bye. Ciao, ciao. Ragazzi, volete sapere una cosa divertente? Abbiamo sbagliato direzione. Giuro su Dio. Sì. Dove stiamo andando? In India? Non lo so. Stiamo andando a sud, invece dovevamo andare a nord. Scendiamo Ma non c'è qua. un treno nell'altra direzione, non c'è in una direzione, questo treno? Cioè, è una stazione questa comunque. Come si fa a sbagliare il treno? C'è, ma dai. Comprate biglietti per Atton. Stiamo andando a Putale. Ma stiamo andando a Putale. viaggio è andato a puttane. Stiamo andando a Putale, ve lo giuro, e non è questa la direzione che dovevamo prendere. Quindi siamo nella... A Putale. Cioè, ma davvero, diciamo. Bellissimo, ma era totalmente sbagliato. E torniamo indietro. Dopo esserci fatti prendere per idioti dal capostazione, possiamo riprendere la direzione giusta verso la città del nostro Ramakrishan.
Almeno con questa scusa ci godiamo ancora di più il percorso in treno, uno dei più belli del mondo. Sempre, rigorosamente, con tutto il corpo fuori dal finestrino. Beh, qui si scende così, tu quando c'hai voglia scendi, basta. Ok, siamo appena scesi dal treno, inizia la missione a piedi. Cerchiamo dov'è sto tizio. Arrivati qui, cosa ci vorrà trovare un piccolissimo villaggio nelle montagne, dove dovrebbe abitare un tizio conosciuto 5 anni prima? Già, cosa ci vuole? Abbiamo chiesto veramente a tutti, che cosa farà un'indicazione in più? Your big father? Is this? Where is? Where? Inside? Però così beccato sulla strada, ma davvero? È suo nonno! Your big father, this? The same fence. C'è il rumore del gallo, tipico del villaggio. Bello sto villaggio, rispetto al casino che c'è là sopra. Ma si sta bene. Manco a farlo apposta viveva in un posto così carino. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. Presto ci ritroviamo circondati da tutti e diventa quasi festa. C'è la moglie. Buongiorno signor! Come sta? Finalmente, quanto tempo? Conosciamo i parenti, la moglie, il fratello e poi il piccolo della foto. Sai Provin? È lui? È lui? Sai Provin! Ciao! Chi è questo? Sei tu? It's you? Ciao! L'altra, la destra. Missione compiuta. Ce l'abbiamo fatta. Manca solo il soggetto della foto. Il bambino però l'abbiamo trovato. Ci raggiungono anche gli altri. Manca solo l'ospite d'onore, ma dopo che qualcuno è andato a chiamarlo, arriva. Lo riconosco! Sta commuovendo. I came back from Italy. This you brought it. Non so che dire, ragazzi, io non ho mai visto Gabriele così comunque. Mi sto commuovendo. Guarda la sua faccia, se lo ricordava. Non c'è bisogno di parole per descriverne la felicità. Basta vedere lo sguardo di un uomo che mai nella sua vita si sarebbe aspettato di ricevere quel regalo. Basta poco per essere felici. Ci abbraccia e ci bacia. La sua gioia dilaga e ci fa commuovere. Allora, per festeggiare, ci invita a casa sua. Saltiamo sul letto e appendiamo la foto alla parete per ricordarci per sempre di questo momento.
Ci abbraccia ancora e non smetterebbe mai. Chissà quando l'ha aspettata. Se l'ha aspettata la foto. Anche voi vi siete commossi. Io ho appena visto la sua faccia. Porca mi mancano le parole. Oggi è grande festa al villaggio, dobbiamo brindare, anche con quel poco che si ha. Un dolcetto e un bicchiere di Coca-Cola. Basta questo per ringraziarci, ma in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziare loro. Durante un viaggio molto spesso si cerca solo di avere e avere, senza mai dare. E quando ti capita una cosa del genere, quando vedi gli occhi lucidi di un uomo a cui hai regalato una semplicissima foto, ti accorgi di come diamo poco spazio alle cose più semplici, che probabilmente sono quelle che ti rendono più felice. Riprendere e mettere a fuoco le videocamere diventa una sfida ancora più grande, perché non puoi mai distrarti e tutto ciò che accade è unico. È tutto un buon alla prima. E allora ci facciamo un'altra foto di gruppo e questa volta, armati di Polaroid, gliela consegniamo subito. 5 anni per restituire la prossima sarebbero un po' troppi. Allora adesso stiamo per fare la foto di gruppo, però io fra 4 anni non torno più a portarla. Prossima volta su WhatsApp. La prossima volta viene qui in Italia. E anche se dobbiamo andare per consegnare il bus, il vecchietto ci stringe forte, uno per uno, sembra che non ci voglia lasciar più andare. Ma il Bawale ci chiama, dobbiamo scappare e Ramakrishan resterà per sempre nella nostra memoria. Ritornati nella calma del bus, ci fermiamo un attimo a riflettere, ma non sappiamo né cosa pensare né cosa dire. Tutto ciò che ci resta da dire è grazie Ramakrishan. Ma riflettiamo così a lungo e con così tanta intensità che ci addormentiamo tutti. È stato un viaggio davvero lungo. C'è solo un problema. No, vabbè. Che cazzo è sta roba? Che cos'è sta cosa? No, vabbè, ma è gigante. Vabbè, ma questo qua non è. Che è sta cosa? Ma che cos'è? Madonna! Ah, l'ho preso. Vabbè, allora abbiamo un problema gigante. È una settimana che siamo in... Che schifo, mi è finito tutto negli occhi. No, vabbè, con questo qua almeno muore. È una settimana che siamo in Sri Lanka ed è una settimana che non dormiamo perché ogni albergo non ha le zanzariere ed è pieno di zanzare che è un po' umido, data la pioggia anche. Quindi stanotte è guerra. Qua c'è un cadavere. Dovrebbe fare PC. Secondo me... Guarda che c'è qua! Dietro. Cioè faccio così e scoppietta. Scoppietta dove non è? No, vedi? Do you have the lighter? Thank you. Tempo di lighter. Ah, thank you. That's more or maybe it's finished. Ah. Oh wow, thank you. In a minute. Dov'è? 2? Spostati di livello. Proviamo questo metodo. Dopo aver ammazzato tutte le zanzare della località, abbandoniamo le montagne e raggiungiamo il mare.
Queste splendide spiagge sono state teatro di uno dei più catastrofici disastri naturali dell'epoca moderna. Lo tsunami che nel 2004 colpì l'Oceano Indiano. Il sisma di magnitudo 9.1 durò circa 8 minuti e fu seguito da un forte maremoto che spazzò via intere città lungo tutto il sud-est asiatico. Qui a Gol incontriamo Angelo Conti, giornalista e vicepresidente della fondazione Lo Specchio dei Tempi della Stampa. Angelo è stato uno dei primi ad arrivare in Sri Lanka dopo lo tsunami per portare aiuto ai pescatori locali. Nel 2004, il giorno stesso dello tsunami, era il 26 dicembre che colpì quest'area dello Sri Lanka, i lettori della Stampa cominciarono a versare denaro alla Fondazione Specchio dei Tempi chiedendo un intervento in questa area del mondo. 2 giorni dopo Specchio dei Tempi mise in moto la sua macchina e io partii per lo Sri Lanka insieme agli amici del GUS di Macerata, che poi rimasero operativi nei mesi successivi qua costantemente in Sri Lanka. In questo primo viaggio in Sri Lanka, al quale poi ne sono seguiti decine, individuammo le prime cose da fare. La prima fu l'acquisto di un centinaio di barche da pesca che donammo ai pescatori che avevano perso il loro strumento di lavoro nella gigantesca ondata che aveva spazzato il paese. 100 famiglie di pescatori poterono così ricominciare ad avere una vita normale nel giro di poche settimane dall'evento. Durante lo tsunami si stima che abbiano perso la vita oltre 230.000 persone. I locali ci raccontano che fu la mancata comunicazione a causare il maggior numero di morti. Se la popolazione fosse stata avvertita in tempo da messaggi radio o trasmissioni televisive, sarebbe bastato un piccolo spostamento nell'entroterra per non rimanere vittima della furia del maremoto. La vita è fragile, molto più di quanto possiamo immaginare, ma è anche tenace, non smette mai di combattere. E se sono bastati 8 minuti per creare così tanta distruzione e morte, in pochi anni e in poco tempo la vita è fiorita più forte di prima. L'uomo combatte, lotta, ricomincia a lavorare e a sorridere, nonostante la sua fragilità. Subito dopo decidemmo anche degli interventi strutturali e rifacemmo 3 scuole qui in Sri Lanka, ma l'intervento più grosso è stato questo, quello del Medical Center, inizialmente del Medical Center di Bavale, poi diventato il Children's Village. Questa struttura fu usata per ragioni sanitarie, furono curate le persone che avevano subito danni, fratture, problemi fisici con l'ondata dello tsunami. 3 anni dopo queste persone per fortuna guarirono in gran parte, quest'area divenne obsoleta, cioè non serviva più a livello medico. Il governo dello Sri Lanka ci chiese subito di utilizzare queste case per ospitare le bambine che i tribunali dello Sri Lanka sottraggono alle famiglie dopo episodi di solito di violenza sessuale, ma anche di abbandono, semplicemente di abbandono. E sono entrate nel 2009 le prime bambine. Oggi ne abbiamo circa 25 stanziali, più un certo numero che vanno e vengono, che sono quelle che stanno seguendo i programmi di inserimento o di reinserimento in alcune famiglie del territorio. Sperando che il ciclo delle bimbe si concluda, nel senso che raggiungano tutte la maggiore età e riescano a trovare lavoro. Questo villaggio, una volta che questo ciclo si conclude? Noi ogni anno abbiamo qualche bambina che esce e qualche bambina che entra, perché purtroppo... La speranza è che non entri più nessuna bambina. Ma anche soltanto quest'anno ne sono entrate 4 di nuove, ne sono uscite 3, quindi il saldo comunque è positivo, nel senso che quella struttura serve, perché purtroppo in Sri Lanka, anche per via di una tradizione malsana ma che comunque esiste, gli abusi in famiglia sono relativamente frequenti e quindi la frequenza degli abusi in famiglia
porta alla necessità di avere un'oasi dove riparare queste bambine. Il fatto poi che il villaggio sia, lo vedrete domani, in una zona molto marginale, molto rurale, è un aiuto perché le tiene più lontane anche da chi magari tenta di riavvicinarle. Domani voi vedrete che una parte della recinzione è stata affossata, ma non è caduta perché per la pioggia, ma sono persone che cercano di entrare, c'è chiaramente una security, perché le bambine hanno comunque ancora dei contatti magari con i padri o i fratelli che hanno abusato di loro, ma che comunque magari vogliono tornare per ripigliarsi queste bambine. Qui funziona tutto bene, però la giustizia ha anche una certa marginalità, nel senso esiste anche una giustizia un po' fai da te, no? Quindi bisogna essere abbastanza fermi e riuscire a dare a queste bambine una garanzia assoluta. Devo dire, ci hanno danneggiato il recinto e tutto, però nessuna bambina è mai stata rapita, ecco, per essere chiari. Però è chiaro che ci sono questi rischi e bisogna stare attenti. Le bambine vanno a scuola al mattino, al pomeriggio fanno dei programmi di apprendimento, imparano l'informatica, imparano l'inglese, imparano a disegnare. Con le volontarie italiane della protezione civile, cioè del servizio civile, fanno dei corsi anche di dopo scuola, proprio materialmente le si aiuta a scuola e poi gli si dà anche chiamiamola una conoscenza sommaria di quella che è la vita in Occidente, no? Una vita diversa da quella che loro affrontano ogni giorno e anche una vita un po' diversa da quella che loro vivranno, perché ricordiamoci, qui le ragazze si sposano tutte giovanissime, a 18 anni molte sono già sposate, a 20 anni moltissime hanno già dei figli, ne hanno magari più di uno e sono donne che indubbiamente vengono molto sfruttate anche fisicamente, lo si vede poi, perché una donna cingalese di 40 anni a volte ne dimostra 60 e questo bisogna dirlo. È un modo di vivere che esaspera le donne e dargli una cultura occidentale, una cultura che possa servire a dimostrare loro che c'è anche un altro modo di vivere l'essere donna, per noi è importante. Ecco perché lavoriamo molto volentieri con le volontarie del servizio civile. E ora che finalmente siamo arrivati vicino ai Bauale, siamo pronti per consegnare il mini Magic Bus. Ma prima di consegnare l'autobus alle bambine, visto che abbiamo percorso oltre 1600 km per le montagne, le strade impervie e il traffico cingalese, è necessario fare una cosa. It's gotta be against the law to look this damn good. E dato che ci siamo, ci laviamo anche noi. Che male non fa. Viaggiare vuol dire anche rinunciare ai comfort e alla comodità di ogni giorno. E anche al profumo. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Puliti e senza la classica puzza che ci ha accompagnato durante il viaggio, possiamo godere degli ultimi spettacolari tramonti. Guardate bene le facce di chi si sveglia alle 6 di mattina. Guardatele. Buongiorno Cecil. Cecil di in prima mattina è trasparente. Cioè, questo è un brutto vizio. Ah, Cecil, how are you? Good. Sleep well? I know it's been a while since we've kissed, or even since I've seen you. Negli ultimi 20 giorni il mini Magic Bus è stata casa nostra, è diventato un compagno e un amico.
Ma adesso è arrivato il momento di lasciarlo. Così, come spesso succede, alla fine di un viaggio si lasciano anche i compagni incontrati per strada. And I know 7:15's too early to be calling. Procediamo lentamente verso il Bauale, tra foreste, stradine e strade non asfaltate, sperdute e distanti da ogni cosa. Capiamo subito che l'autobus potrebbe essere un regalo non solo gradito, ma soprattutto fondamentale per la quotidianità di queste ragazzine. No damn way I can love someone else like I loved you. And I know that it might be a long time. Could you wait for me? Stay true for me. Save your lips for me. Sleep alone for me. Yeah, could you wait for me? Una volta arrivati nel villaggio, iniziamo a conoscere le bambine in evidente imbarazzo, ma anche felici e curiose della nostra presenza. You told me on multiple occasions you weren't gonna love no one like you love me. We'll never be that innocent again. I gave you everything I had till I didn't have myself. I lost myself in you. Sveglia! Dove sono Alle tutti? 4:30 si alzano. Ah, sono non ho neanche il piacere di disturbare la mattina. Sono le 6, sono sveglie già da 2 ore. Forza che è tardi, andiamo a scuola. Posso entrare, permesso? Dove ti nascondi? Andiamo a scuola, forza. A scuola. Let's go to school. Let's go to school. Come on. Yes, I will wait for you. Ma è arrivato il momento di mostrar loro il regalo. Con una timida gioia negli occhi salgono sul bus e non sanno bene come comportarsi. But it could be you till I'm back for good. Prof, posso salire, prof? No, voi di che hanno voi siete stati rimandati. Io sono fermo alla terza elementare. I loro sorrisi sono l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, non ci serve altro. Noi non abbiamo idea di ciò che possano aver passato queste ragazzine, di tutta la sofferenza di bambine così piccole. La loro timidezza si trasforma in curiosità e nella voglia di parlare con noi come possono, di sorridere e cominciare a capire che questo mezzo colorato è tutto loro. E adesso, dopo una parte della loro vita inutilmente dura, andare a scuola almeno sarà più semplice. It won't be too long till I'm coming back to visit. But it could be you till I'm back for good. So I'm asking you a question, but if you don't wanna, then don't tell me. But if the answer... Ah, oh, che bello! Finalmente un po' di compagnia buona, dopo 1600 km, Scusami, Gabri, mi ha rubato i miei occhiali da sole. Guardala! Di chi sono quelli? Who is that? Who is that? Ah. Le accompagniamo a lezione. Ritornare a imparare qualcosa fa sempre bene, soprattutto a noi, che eravamo quelli che alle 8 di mattina non riuscivano neanche a sillabare.
Pensi che ogni paese che visitiamo ci tocca andare a scuola, ritornare a scuola? Questa volta ci siamo beccati pure gli esami. Come sei messo tu? Ah, no, questo qua è Active Voice, inglese. Very good. Bravo. Penso che questo sia il pacco regalo più bello che sia stato mai concepito in tutta la storia dell'umanità. Che dite? Bello, veramente bello. Fighissimo, ragazzi. Tanta roba. Capolavoro di arte. È partita anche la musica. Adesso bisogna trovare un albero di Natale abbastanza grande. Sì, per mettergli sotto. Arte moderna. Questo è il figlio di Cecilia. Oh! Ciao! How are you? Ok? Questi sono gli ultimi momenti del mini Magic Bus e la prossima fermata è la nostra. Scende qua. Color crayon. We were running through the fields, you had flowers in your hand, we were all chasing phantoms. Il nostro viaggio è finito, il regalo è stato incartato e presto non sarà più solo un regalo. Ciao Mini Magic Bus, da adesso avrai uno scopo ancora più importante. Da domani a bordo non ci saremo più noi, ma le ragazze del villaggio di Bawale, che, grazie allo specchio dei tempi, della stampa e a tutti coloro che hanno fatto una donazione, hanno un bus per poter raggiungere la scuola. Sing it like ooh, if you want to. The next time Abbiamo percorso oltre 1600 km, attraversando lo Sri Lanka da nord a sud, dalla costa alle montagne. Abbiamo attraversato strade impossibili, strette, pioggia battente e difficoltà, tramonti meravigliosi e paesaggi paradisiaci. Abbiamo perso un traghetto, conosciuto una famiglia e regalato loro una foto. Abbiamo fatto uno dei percorsi in treno più belli del mondo, però nella direzione opposta. Ci siamo affacciati un sacco dal finestrino e abbiamo pregato con i buddisti e gli induisti. Abbiamo fatto dei regali che mai ci saremmo aspettati potessero venire accolti in questo modo. Abbiamo solo portato un po' di gioia a persone che vivono una vita difficile. Noi non abbiamo fatto nulla di particolare, non siamo eroi, siamo solo persone comuni che si impegnano e che cercano di lasciare qualcosa. Ma abbiamo anche capito che sono le persone che abbiamo incontrato ad averci regalato qualcosa, che i gesti più semplici sono anche quelli più apprezzati. Ed è questo che molto spesso manca ai giorni nostri, sapere di trovare anche in un saluto, in un abbraccio o un sorriso, un po' di gioia. Che cosa ci ha lasciato questo viaggio? Molto spesso non facciamo che pensare al nostro benessere, anche quando abbiamo ogni cosa. Quando sarebbe molto più bello, e lo è, lasciare da parte il nostro io e cercare di donare qualcosa, fosse solo una stretta di mano o una chiacchiera. Perché non c'è bisogno di una ricompensa, di un titolo di giornale o di un atto eroico. Basta vedere il sorriso della gente, la loro gioia, la loro commozione e basta questo per farci dire sì, ne è valsa totalmente la pena. Living if you're already there, it's not worth saying if it's already said. Even